Diciamo che la parte che spingeva allora ad andare via dall'aeronautica era uno stipendio molto basso, confronto uno stipendio in Alitalia che all'epoca nel 69 era importante. L'Alitalia usufruiva a piene mani di piloti formati in aeronautica. Quando io ero in Grosseto c'è stato un periodo che eravamo rimasti 4 piloti al gruppo, 4. Cioè non c'era più gente, erano tutti dimissionari. La stragrande maggioranza all'epoca erano ex aeronautica, dove purtroppo non avevano capito. Mi è rimasto impresso questo. Io ho fatto 6 anni in aeronautica. Sono entrato nel 63 e sono uscito nel 69. Che poi era quello che si firmava quando si andava in aeronautica. All'epoca firmavi per una ferma di 6 anni. Io sono andato via che avevo appena acquisito la combat readiness, cioè ero pronto a combattere con tutte le varie. E dicevano, io non avevo modo di verificare, però c'era in aeronautica la certezza che l'addestramento di un pilota fino al mio livello costava 1,5 miliardi fra tutto. Ecco. Quando ha speso 1,5 miliardi, la gente andava via perché c'era un'azienda che ti dava 3 volte tanto, non 2, 3 volte tanto. Per quanto sia difficile, perché poi sembra a posteriori, ma decidere di andare via da un posto dove uno era andato per passione, e c'erano dei forti legami, obiettivamente non è stato facile, neanche per me è stato facile, uno si sentiva a disagio, adesso non voglio parlare di tradimento, però c'era una forte sensazione di disagio. Però di fronte a un divario così importante, di fronte a delle esigenze con la moglie, mi era già nata una bambina, è chiaro che poi i fattori da prendere in considerazione sono tanti e tali che ti fanno decidere in una direzione. Bene, anche lì sono scelte, non posso dire che sia colpa dell'aeronautica, però nessuno prendeva in considerazione il fatto di fare un aumento stipendiale ad una categoria che ti costava 1,5 miliardi. Poi sai che hanno fatto? Hanno allungato la ferma da 6 anni a 10 anni, ma non è una soluzione neanche quella, mi pare. Comunque, tanto perché le cifre hanno il loro significato. Io come tenente in SPE, quindi diciamo a un reparto operativo di alta velocità su 104, avevo uno stipendio mensile di 193.000 lire, me lo ricordo ancora, 193.000 lire. In Alitalia come navigatore a una striscia erano quasi 600 con il contratto lì, quindi ci si comprava, la 500 costava 600.000 lire e noi prendevamo, quindi finché uno era scapolo, una volta sposato, tra l'affitto di casa e la spesa, e quindi c'era questa fuga che è stata drammatica per l'aeronautica, tanto è che poi hanno messo fuori dei regolamenti assurdi, che un mio amico, un mio compagno di corso, è stato messo è stato tolto dal servizio permanente effettivo e richiamato subito di complemento per esigenze di servizio, quindi cose tipo quello che facevano gli inglesi che arruolavano i marinai nelle osterie. Vabbè. No, bello, bello, io ricordo tutto con molto piacere, sia la vita in aeronautica, sia soprattutto la vita in Alitalia, che non è certo quella di oggi. Noi abbiamo vissuto in un altro mondo.